Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Duttam MMD Pharmaceutical SRL. Ultimo aggiornamento. 1 febbraio 2022. Cos'ha Duttam? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Duttam durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Duttam? Duttam ha un farmaco a base del principio attivo dutasteride più tamsulosina, appartenente alla categoria degli ipertrofia prostatica benigna e nello specifico antagonisti dei recettori alfa-adrenergici. È commercializzato in Italia dall'azienda MMD Pharmaceutical SRL. Duttam può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Duttam 0,5 mg/0,4 mg 30 capsule rigide. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pharmacare SRL. Concessionario: MMD Pharmaceutical SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: CN. Principio attivo: dutasteride più tamsulosina. Gruppo terapeutico: ipertrofia prostatica benigna. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: trattamento dei sintomi da moderati a gravi dell'iperplasia prostatica benigna, IPB. Riduzione del rischio di ritenzione urinaria acuta, RUA, e di intervento chirurgico in pazienti con sintomi da moderati a gravi di IPB. Per informazioni sugli effetti del trattamento e sulle popolazioni di pazienti analizzate durante gli studi clinici vedere paragrafo 5.1. Posologia. Adulti, inclusi gli anziani. La dose raccomandata di Duttam a una capsula, 0,5 mg/0,4 mg, una volta al giorno. Se appropriato, Duttam può essere usato per sostituire dutasteride più tamsulosina e cloridrato usate assieme nell'attuale duplice terapia per semplificare il trattamento. Se clinicamente appropriato, si può prendere in considerazione un passaggio diretto dalla monoterapia con dutasteride o con tamsulosina e cloridrato a Duttam. Compromissione renale. L'effetto della compromissione renale sulla farmacocinetica di dutasteride/tamsulosina non è stato studiato. Non ha previsto alcun aggiustamento del dosaggio nei pazienti con compromissione renale, vedere paragrafi 4 e 5.2. Compromissione epatica. L'effetto della compromissione epatica sulla farmacocinetica di dutasteride/tamsulosina non è stato studiato, pertanto si deve usare cautela nei pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata, vedere paragrafo 4 e paragrafo 5.2. L'uso di Duttam è controindicato in pazienti con grave compromissione epatica, vedere paragrafo 4.3. Popolazione pediatrica. Duttam è controindicato nella popolazione pediatrica, al di sotto dei 18 anni di età, vedere paragrafo 4.3. Modo di somministrazione. Uso orale. Ai pazienti deve essere raccomandato di deglutire la capsula intera circa 30 minuti dopo lo stesso pasto ogni giorno. Le capsule non devono essere masticate o aperte. Il contatto con il contenuto della capsula di dutasteride che si trova all'interno della capsula a rivestimento rigido può provocare un'irritazione della mucosa orofaringea. Controindicazioni. Duttam è controindicato in donne, bambini e adolescenti, vedere paragrafo 4.6. Pazienti con ipersensibilità alla dutasteride, ad altri inibitori della 5-alfa-reduttasi, alla tamsulosina, incluso angioedema indotto da tamsulosina, alla soia, alle arachidi o ad uno qualsiasi degli altri eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Pazienti con anamnesi di ipotensione ortostatica. Pazienti con grave compromissione epatica. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. La terapia di combinazione deve essere prescritta dopo un'attenta valutazione del rischio-beneficio, a causa del potenziale aumento del rischio di eventi avversi, inclusa l'insufficienza cardiaca, e dopo aver considerato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione farmacologica con dutasteride/tamsulosina. I seguenti paragrafi riflettono le informazioni disponibili sui singoli componenti. Dutasteride. Vedere paragrafo 4 per informazioni sulla diminuzione dei livelli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Dutam. insieme ad altri farmaci come Euroschetoconazole a euro, Eurosketonova a euro, Eurosnizoblu a euro, Eurosnizoral, crema a euro, Eurosnizoral, shampoo a euro, Eurospendor a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Dutam durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dutam durante la gravidanza e l'allattamento? L'uso di Dutam è controindicato nelle donne. Non vi sono stati studi per verificare gli effetti di dutasteride/tamsulosina sulla gravidanza, l'allattamento e la fertilità. I seguenti paragrafi riflettono le informazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sugli effetti di dutasteride/tamsulosina sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Tuttavia, i pazienti devono essere informati circa la possibilità che possano insorgere sintomi correlati all'ipotensione ortostatica come capogiri quando assumono Dutam. Effetti indesiderati. I dati qui di seguito presentati si riferiscono alla somministrazione di dutasteride più tamsulosina nell'ambito dell'analisi a 4 anni dello studio Combat, Combination of Avodart, dutasteride and tamsulosin, un confronto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono disponibili dati relativi al sovradosaggio con dutasteride/tamsulosina. I seguenti paragrafi riflettono le informazioni disponibili sui singoli componenti. Dutasteride. Negli studi condotti su volontari, sono state somministrate per 7 giorni dosi singole giornaliere di dutasteride fino a 40 mg/die, 80 volte la dose terapeutica, senza significativi problemi di sicurezza. Negli studi clinici, dosi giornaliere di 5 mg sono state somministrate ai soggetti per 6 mesi senza manifestazioni di effetti avversi addizionali rispetto a quelli osservati a dosi terapeutiche di 0,5 mg. Non esiste uno specifico antidoto per la dutasteride, pertanto, in casi di sospetto sovradosaggio, si deve fornire un appropriato trattamento sintomatico e di supporto. Tamsulosina. È stato riportato un sovradosaggio acuto con 5 mg di tamsulosina cloridrato. Sono stati osservati ipotensione acuta, pressione sanguigna sistolica pari a 70 mmHg, vomito e diarrea, che sono stati trattati con reintegro dei liquidi e dimissione del paziente nella stessa giornata. In caso di ipotensione acuta a seguito di sovradosaggio è necessario intervenire con una pronta azione di supporto a livello cardiovascolare. La pressione sanguigna e la frequenza cardiaca possono essere riportate alla normalità facendo sdraiare il paziente. Se questo non fosse sufficiente, possono essere somministrati plasma expander se necessario, possono essere utilizzati farmaci ad azione vasopressoria. La funzionalità renale deve essere monitorata e devono essere impiegate misure di supporto generale. La dialisi ha di scarsa utilità in quanto tamsulosina si lega fortemente alle proteine plasmatiche. Alcune misure come l'emesi possono essere adottate per impedire l'assorbimento. In caso di ingestione di notevoli dosi può essere utile la lavanda gastrica e possono essere somministrati carbone attivo e un lassativo osmotico, come il solfato di sodio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antagonisti degli adrenorecettori alfa, codice ATC. G04K52. Dutasteride tamsulosina ha una combinazione di 2 farmaci. Dutasteride, un duplice inibitore della 5-alfa reduttasi, 5-ari, e tamsulosina cloridrato, un antagonista, proprietà farmacocinetiche. È stata dimostrata la bioequivalenza tra dutasteride e tamsulosina e la somministrazione concomitante con le singole capsule di dutasteride più tamsulosina. Lo studio di bioequivalenza a dose singola è stato condotto sia dati preclinici di sicurezza. Non sono stati condotti studi non clinici con dutasteride/tamsulosina. Dutasteride più tamsulosina cloridrato sono state ampiamente valutate individualmente nei test di tossicità animale e le osservazioni erano coerenti con l'azione. Elenco degli eccipienti. Rivestimento della capsula rigida. Ipromellosa, carragenina, e 407, potassio cloruro, titanio diossido, e 171, ferro ossido rosso, e 172, giallo tramonto FCF, e 110. Contenuto della capsula molla di dutasteride. Contenuto della capsula. Monogliceridi. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.